guardato negli occhi ho visto un vuoto che arrivava quasi fino alla pancia. In quel momento qui avevo capito veramente quanto è grave la tossicodipendenza. Vedevamo Marco che era strano, che stava poco a casa, rientrava la sera tardi. Sinceramente non avevamo capito che si stesse drogando. Un giorno ho trovato la siringa nella sua giacca. In quel momento mi è crollato il mondo addosso. Ma lui all'inizio ha detto non voleva, come tutti, nessuno vuole, nessun drogato all'inizio accetta una situazione del genere. Lo sapevamo già che l'unico modo era una comunità di recupero, ma di una comunità con una C grande. E quella era San Patrignano. Io ho cominciato a entrare in questo mondo qua quando avevo 13 anni circa. All'inizio le canne, dai, un po' l'inizio, l'input è sempre quello. Man mano che ho cominciato ad andare a scuola, conoscere nuove compagnie, conoscere gente più grande, feste, ho visto che proprio mi piaceva questo mondo qui trasgressivo. E quindi passo dalle ragazze a scuola al gruppo che trovo sempre di sera al buio nel parco del paese. Da lì i rave, le feste in giro. Dai 17-18 anni, primi approcci in discoteca con l'ecstasy, l'anfetamina, la speed, il popper. Era una notte di continuo uso di sostanze. Qualsiasi cosa che era davanti alla mia faccia. Cioè anche Brufen. Cioè, mette una riga di Brufen, bam. Nel corso di questi 40 anni le dipendenze sono cambiate, cioè alcune cose sono cambiate molto e altre cose sono rimaste uguali. Tra la cannabis e le droghe considerate più pesanti si frappongono tutta una serie di sostanze chimiche che vengono utilizzate nell'età che va dai 16 ai 19 anni, che sono l'LSD, le anfetamine, l'MDMA o ecstasy e la chetamina. Avevo bisogno di qualcosa. Anche io ho passato un periodo dove stavo bevendo anche il Listerine tutto il giorno, perché non ero proprio vodka oppure gin, però pensavo, Listerine va bene. Dopo le prime 2 o 3 feste che facevo ovviamente avevo anche già iniziato a usare l'eroina, quindi un altro punto della mia organizzazione era quello di portarmi dietro le siringhe e tutto quello che mi serviva per farmi. E poi queste persone a un certo punto, intorno ai 20 anni, conoscono anche l'eroina e che si aggiunge la cocaina per fermare il binge, per fermare l'intossicazione da cocaina. Dopo tipo un paio d'anni, i miei a 17 più o meno scoprono tutto perché mi trovano nello zaino le siringhe e mi portano al CERT. Una volta uscito dal percorso del CERT, lui ha cominciato a lavorare. Ha cominciato a lavorare e all'inizio sembrava che tutto andava bene, però era un momento di tregua, era soltanto un momento di tregua. La droga è un problema degli altri fino a quando non ti capita, fino a quando non ti capita che la persona è te. Tu praticamente non vivi.
hai solo un pensiero fisso, dove andrà, ma e adesso come facciamo? È sempre un continuo punto interrogativo su tutto. Prima di entrare a Stampa comincio anche a usare cocaina e cioè, qui proprio ho raggiunto l'apice di tutto e anche della follia, perché cioè, ho perso veramente proprio il controllo di me e della mia vita e di quello che mi succedeva. A causa di una dose sono finito in coma. Natale dell'anno prima, del 2018, mi hanno arrestato. Ho passato un periodo in strada, stavo perdendo la testa, sono finito in psichiatria. Così come ero conciata non ero veramente presentabile, non potevo andare al lavoro, non potevo stare 8 ore in mezzo a delle persone normali, ero veramente fuori di testa. Io ero cominciato a pesare 67 kg per 1,90 m, alla sera prendevo cortisone per respirare la notte perché non respiravo neanche più tra sigarette, canne, crack. Io sono stata disperata nella mia vita, ero proprio svenita. Cioè dopo 11 comunità, ma sì. Il percorso inizia di recupero quando tu accetti che devi cambiare delle cose. Devi essere messo in croce alle strette, e in genere sono poi le famiglie che ti mettono alle strette o delle situazioni anche difficili o drammatiche. Io qua dentro sono arrivato per mia madre, perché mi ha denunciato, ho fatto un processo di spaccio e mi hanno arrestato a fine anno. Con tossicodipendente tu non parli con una persona, parlavo con un completo estraneo. Non puoi fidarti, dopo lo capisci che tutta la sua vita gira esclusivamente intorno alla sostanza. Ero arrivato al punto di essere violento con le persone che mi circondavano, magari prendevo un quadro, lo lanciavo via, prendevo una porta, la tiravo giù. Io so solo che sono uscita da quella sera che ero piena di lividi, avevo un versamento di sangue sulla schiena, il setto nasale rotto, i segni delle mani sul collo. Più che domani non ci sono più, sto morendo, è successo un sacco di volte. Ma veramente tante, talmente tante che arriva un punto che non gli dai l'importanza. Mi è bastato uno sguardo di vedere che lui praticamente era in overdose, cominciava a essere in overdose, era già viola. Mi guardavo allo specchio e vedo questo naso viola e non sapevo che cosa fare. Quindi chiamo mio padre, non mi ricordo che ora era, però era notte. E in quel momento che io faccio la chiamata, decido proprio, faccio un patto con me stessa di cambiare completamente vita. Oggi a San Patrignano arrivano situazioni estremamente diverse l'una dall'altra. È difficile fare un identikit. Abbiamo il minorenne che entra a 16 anni per un decreto di un giudice, abbiamo il cinquantenne che chiede di entrare qua dopo tanti anni di tossicodipendenza, abbiamo il padre di famiglia che ha 2 o 3 figli e che ha un problema di uso e dipendenza da cocaina. In questi 43 anni c'è stata una grandissima evoluzione. La maggior parte delle persone che hanno problemi di dipendenza sono persone che hanno bisogno di amore. Hanno bisogno di amore, hanno bisogno di dialogo, hanno bisogno di poter parlare di situazioni che gli sono successe. 12 anni, anche di meno, avevo difficoltà su concentrazione, okay? ADHD. Subito mi hanno dato Ritalin. Ritalin è praticamente una cocaina in una pasticca. Più della droga erano i soldi, la mia vera dipendenza. Guadagnavo 10.000, 15.000 euro. Non so, mi sembrava di comprare il mondo. In questi 43 anni sono stati accolti oltre 26.000 ragazzi e quindi chiaramente una popolazione fatta di chi ha vissuto lo stesso problema è la prima fonte di aiuto. Quindi un ragazzo che aiuta un altro ragazzo. Questa è un po' la storia, San Patrignano è nata così. San Patrignano accoglie praticamente chiunque, le uniche esclusioni sono dovute a patologie psichiatriche gravi o a una mancanza reale di motivazione a fare un percorso in comunità. Quando l'abbiamo lasciato a San Patrignano
noi due siamo venuti qui a casa e abbiamo iniziato a piangere. E da lì è iniziato la nostra seconda vita. Io non so se il metodo Samariano è l'unico metodo per riprendersi la vita, sto soltanto che però è un metodo sicuramente che funziona. Ciao, buongiorno, benvenuti. Siete arrivati a San Patrignano.